L'idea di raccontare a puntate cosa significasse cambiamento climatico mentre attraversiamo un oceano con un mezzo estremamente inquinante come una barca a vela si sarebbe sbriciolata da lì a poco sotto i nostri occhi. Sono da sempre stato un convinto consumista. Partendo da idee dette un po' a caso, non perdevo tempo per passare all'azione. Vediamo un film, per me significava compriamo un mini proiettore usa e getta, che magari prima usiamo. Consumista e ambientalista però tecnicamente non vanno proprio a braccetto, fin quando non ho incontrato Lore. Nato negli Stati Uniti, consumista nel DNA, ambientalista per vocazione. E insieme dal giorno zero abbiamo portato avanti questa follia della serie a puntate della traversata atlantica nel modo più controverso possibile. Parlare per metafore e controsensi ha un impatto solo per chi si sforza a leggere tra le righe. Per tutti gli altri sei solo dello scadentissimo intrattenimento internet da baraccone. Cosa potrebbe mai andare storto nel portare a bordo un ragazzetto che non so nemmeno se è maggiorenne e che per comodità d'ora in poi chiameremo bambino per farlo lavorare gratis? Anzi, qual è la versione politicamente corretta? Ecco, stage di prova non retribuita. Sono un po' in difficoltà perché c'è tanta roba da fare, poche entrate, una fase un po' incasinata e io sto andando fuori di testa. Nel frattempo abbiamo tirato sull'ancora per fare quello che sarebbe stato il nostro primo tratto di navigazione oceanica. Bambino è un bambino iscritto all'università in ingegneria navale. Ha con noi l'accordo di continuare a studiare per i suoi esami post traversata. Non dovesse farlo, lo bullizzerò tutto il giorno successivo. Dovesse farlo invece non avrei nulla per accertarmene, quindi lo bullizzerò lo stesso. Con noi a bordo, mi dimentico sempre a dirlo perché non mi sembra entusiasmante alla narrazione, ma c'è anche Marco, il nostro filmmaker, che però, povera stella, soffre un violento mal di mare. Mi chiedo perché abbia voluto far parte di questo progetto. Ho scoperto di avere il mal di mare, ma penso che comunque qui lo avrebbe chiunque. Nell'episodio precedente i nostri ragazzi vanno dal padre di Lore, è un Nobel. Nel frattempo raccolgono i rifiuti in spiaggia. Maddalena ci ripensa e se ne va. Saldano, litigano, fanno il pieno. Arriva l'idea di finanziare il progetto e salta fuori il complottista. Arrivano a Gibilterra, trovano le scimmie, scrutano l'orizzonte. L'Atlantico c'è! L'Atlantico c'è! Porca vacca se c'è! E quindi un mix di emozioni. Da un lato bellissime emozioni di fare questa cosa per la prima volta, dall'altro comunque non so, positivo, negativo, un po' tutto assieme. È così. È un mix di tutto, cose belle, cose brutte, brutte giornate, fatica, divertimento, problemi. L'abbiamo scelta noi, non ci ha detto il medico di fare questa cosa. È giusto godersi fino in fondo ogni secondo di questo grande progetto. Su tutte le robe tecniche, meccaniche, elettroniche, le cime, le vele, lo scafo, il motore, su tutta quella roba lì abbiamo dedicato il massimo dell'attenzione. Però ci è sfuggito un avvertimento che forse vale tanto quanto tutto il resto. In oceano i problemi di terra restano a terra. Anche se affronti una navigazione in ottime condizioni meteo, con una barca che consideri robusta, i tuoi problemi di terra renderanno la tua navigazione un incubo. E io lo sapevo, l'ho sempre saputo che la startup di Lore, The Sea Republic, prima o poi avrebbe sofferto il fatto di essere gestita dall'oceano proprio nella fase di startup, che se ci pensi è anche la fase più delicata per un'azienda. Una fase in cui dovresti lavorarci 25 ore su 24 e... Lorenzo non è uno scansafatiche, anzi è il più stacanovista tra gli stacanovisti, ma evidentemente fare entrambe le cose era troppo anche per lui. Che dire, adesso stiamo entrando un po' in tutti quei ritmi che sono la routine di bordo, quindi quello che è quel micromondo che la barca richiede, turni di notte, cucina,
fare le piccole manutenzioni, gestire la cambusa di bordo, l'acqua, tutte le cose, perché solo nel mondo nautico si possa ancora trovare facilmente al giorno d'oggi contesti in cui veramente tu sei in un micromondo indipendente e da qua a fin quando non ritoccherai terra devi fare tutto solo. Cioè noi adesso abbiamo ancora 3 giorni e mezzo di navigazione fino a Madeira, ne abbiamo già fatti 2 e mezzo, e in questa finestra di 6 giorni acqua, quella abbiamo, quella ci teniamo, cibo, quello abbiamo, quello ci teniamo, e qualcuno si fa male, dobbiamo gestirlo noi, c'è un problema con la barca, dobbiamo ripararlo noi, ed è molto difficile trovare altri ecosistemi in cui questa cosa è possibile oggi, perché siamo abituati in qualunque altro posto sul pianeta che è il primo problema. Vai al supermercato e fai la spesa, chiami il meccanico e ti viene a riparare la cosa a casa e niente, quindi questa è una cosa molto particolare. Fortuna che a bordo avevamo bambino che alzava il morale col sorriso stampato sulla faccia e che non si rendeva minimamente conto che anche lui stava per fottere la sua carriera universitaria. Zitto! La pianta carnivora un giorno mi ha detto: per avere la voce una bocca non basta. Non voglio vedere le cose a cui tengo, no. Sparire sul treno del tempo che passa. This is sailing vessel Pampero Second, over. Che esista un altro mondo, io non ne dubito. Basta credere agli occhi, anche quando si chiudono. E dopo 600 miglia in 7 giorni, tutto liscio, arriviamo all'isola di Madeira. Pazzesco, non ci avrei mai creduto che saremmo rimasti vivi. Bambino, benvenuto nell'equipaggio. Un giorno diventerai un uomo, ma questo giorno è molto lontano. Fino ad allora sarai bambino. Per far funzionare YouTube, TikTok, Instagram, tutta quella mole di dati, quelli lì vanno tutti su dei server con degli hard disk che vanno alimentati con l'aria condizionata. Puoi lavare mentre dici qualunque cosa tu stia dicendo. Comunque è una grande immagine. Questo grande spreco d'acqua per lavare una barca. Nel frattempo abbiamo provato a scrivere le frasi dei sostenitori di questa serie. Frasi acquistate €1 per carattere. Ma le frasi sono state incredibilmente più del previsto. Questo ci ha messo nella condizione di poter riparare la vela che avevamo distrutto e scriverle lì. La vela poteva contenere le 400 frasi, 10.000 euro di incasso per finanziare la nostra spedizione. Eppure ho pensato di fare una cosa un po' diversa. Esattamente come facevano i pirati quando trovavano un tesoro e lo ripartivano nell'equipaggio, ho deciso di voler acquistare un grande servizio da Desire Public in quanto azienda. E tutto l'incasso delle firme della vela voglio interamente destinarlo a Desire Public. Lore l'ho conosciuto 2 anni fa. Ma è troppo. L'ho conosciuto perché sapeva che navigavo senza patente nautica. Lui di lavoro faceva proprio quello. Mi ha insegnato a far carteggio, ad usare un compasso, a distinguere la deviazione dalla declinazione magnetica. Non sapevo niente, di niente, di niente. Eppure gli ho proposto di essere parte del mio equipaggio per attraversare l'Atlantico. Ha mollato il suo lavoro. Si è messo in testa di dar vita alla sua startup e far progetti legati alla sostenibilità e al mare. Si è messo in testa di lavorare per far qualcosa di buono per il mondo. Questa cosa non aveva molto senso per me. Non aveva molto senso fino a quando non ho iniziato a navigare. Poi ho capito meglio. Ho capito che viviamo in un pianeta fighissimo e ce ne sbattiamo le palle. Siamo parte di qualcosa che agisce come un virus, che si chiama umanità. Siamo egoisticamente disinteressati, attivamente strafottenti. Viviamo in un grande complotto quando c'è da impegnarsi in qualcosa e passiamo ad essere attivi quando quel qualcosa rientra nel marketing. Lore magari non è l'imprenditore luminare che stavamo aspettando, ma è smosso da qualcosa di autentico. L'intero incasso delle firme è tuo. È molto più sensato che con queste risorse economiche si aiuti la tua azienda a fare qualcosa di impattante. E alla fine il mio impatto lo sto facendo attraverso la serie, ma se ci pensi,
Questa serie sta in piedi perché hai organizzato la pulizia della spiaggia, hai coinvolto l'amico Lollo a piantare gli alberi, hai coinvolto tuo padre, quindi adesso è fondamentale che tu racconti che cosa può concretamente fare la tua azienda. Sì, non so che dire. No, lo so, è dura perché quando hai una visione tanto grande in testa, una cosa nella tua testa e poi fatichi all'inizio a concretizzarla, non è facile. E spero che questa cosa aiuterà a mettere assieme questi pezzetti di questo puzzle e a fare in modo che Sea Republic, che oggi è solo un logo su qualche cappellino e 4 blog di uno scemo su Instagram, diventerà davvero un riferimento che un domani cambierà il mondo tanto. E lo farà. E sono fiero che tu sarai uno dei mattoni portanti che farà in modo che questa cosa sarà possibile. Te e tutte le persone che tramite di te l'hanno fatto, mettendo qualche parola su quella vela. Dai, sono curioso di sapere che cazzo mi venderai. Anch'io. Lore si è messo subito al lavoro perché sapeva che questa sarebbe stata un'opportunità che, insomma, non andava sfumata. Anche se a volte più a qualcosa ci pensi, ci ripensi e lo fai ancora e ancora, quello che succede è solo incasinarsi inutilmente la testa e non fai più nulla. L'audio qua sembra esserci. Siamo su una barca a vela bloccata nella rada di Ortigia con il motore rotto e quest'anno andremo ai Caraibi. Allora ho preso 2 decisioni, una molto facile e una molto difficile. Quella molto facile è che non posso accettarti come cliente per il lavoro qui a Madeira. Ma allora, se devo rispondere proprio onestamente, per me possono essere i Caraibi, come può essere un giro del Mediterraneo, come può essere un giro del mondo. Il mio obiettivo è stare quanto più tempo possibile in mare e fare del mare la mia vita. In questo momento, quest'anno, andare ai Caraibi è un ottimo modo per farlo, direi. E quella molto difficile è che per me la traversata atlantica si ferma qua. Allora, io ve la dico in pochissime parole, poi non so se queste parole staranno nel video. Per me la vita è fatta veramente dalle esperienze che viviamo e soprattutto le persone con cui le condividiamo. E quindi bisogna impegnarsi a cercare di dare un senso a questo battito di ciglia che è la nostra vita. Ognuno lo deve dare facendo ciò che ama. Per me è il mare, quindi per me attraversare un oceano con delle persone con cui sto bene, con una barca che mi piace e vivendo quello che è un sogno, per me è una cosa che mi porterò come per sempre e che sarà un mattoncino che darà senso a quella che è la mia vita. È un progetto in cui sono dentro da 7 mesi, adesso più 3 mesi l'altro anno, sono quasi 10 mesi della mia vita che dedico a questa cosa. Forse ci ho dedicato troppo. È da un po' che ci penso, adesso non voglio tirarla per le lunghe o cose, ma sto vivendo questo progetto non vedendo l'ora di arrivare in Martinica per prendere un aereo e tornare. E non è il modo in cui un'avventura così va vissuta. Spero che tutto questo non comprometta il nostro rapporto. E sai che c'è un fratello oggi, per me lo sarei sempre. Ma veramente, ti voglio veramente bene. Allora, non mi dilungherò sugli aspetti della nostra amicizia, ma parlerò di quello che vedo in lui come comandante. Il motivo per cui penso che lui sia un ottimo comandante è perché è una persona che mantiene la lucidità nelle situazioni complicate e questa qui è una dote fondamentale. Inoltre è una persona che sa trattare con le persone e visto che le barche a vela sono mosse dagli equipaggi, avere un comandante che sa come gestire le persone, come farle sentire a proprio agio e come non creare problemi personali a bordo, penso sia una cosa fondamentale. Ehi, guarda cazzo!
Con un volo aereo, nell'arco di qualche ora sono tornato in Sicilia, dove tutto il nostro viaggio è partito. Pazzesco che in poche ore attraversi la stessa porzione di pianeta che invece abbiamo attraversato in mesi, ma via acqua. Mi chiedo perché alcune persone facciano di tutto per ritrovarsi in contesti così frustranti, faticosi, magari pericolosi, quando esistono alternative molto più comode e veloci. Io non so come cazzo raccontare queste cose, quindi direi di iniziare raccontandole e basta. Buongiorno, giorno 62 del nostro viaggio in barca a vela verso i Caraibi. Allora, oggi abbiamo un botto di gente a bordo che sta cercando di chiudere i lavori sul motore e i lavori sull'impianto elettrico. Se chiudiamo questi due aspetti è veramente possibile andare in acqua domani. Giorno 64, 65 e 66 del nostro viaggio in barca a vela verso i Caraibi. Visto che oggi si parte, task numero 1, fare cambusa. La mia bella coperta termica non è servita a nulla, alla barca va, che è una meraviglia. Ragazzi, noi ci siamo teletrasportati a Ortigia, siamo esattamente nel punto più a sud d'Italia. Grazie. Ciao Sicilia e la Repubblica del Mare. Giorno 76 del nostro viaggio verso i Caraibi. Giorno 84 del nostro viaggio barca verso i Caraibi. E qua il nostro mar, fumo è arrivato. Adesso vediamo se salta tutto il vulcano. Un progetto così bello non può essere vissuto col sogno di finirlo presto per tornare a occuparsi del proprio lavoro, delle proprie cose. Ho perso di vista troppe cose mie. E prima su tutte la mia attività. Io sto per chiudere l'anno con una perdita che, se è troppo grande, mi comporta dei problemi. Ho creato una cosa di cui non si capisce, forse non ho capito neanche io cosa fa, e per me in questo momento della mia vita la cosa che mi dà più gioia di tutte è il mio progetto. Devo mettere davanti quello in questo momento. Ma raramente nella mia vita ho messo davanti le mie cose sulle cose degli altri. Io ho anche provato a fare come ho sempre fatto nella vita, quindi stringere i denti, mettere da parte le mie cose, provare a fare le cose per gli altri, provare ad andare avanti, ma anche arrivando qui mi sono reso conto che sto facendo cose che ho sempre sognato, me le sto vivendo come se fosse una cosa che mi fa star male. E non è così che voglio chiudere questa mia traversata atlantica. Il mio velaio è riuscito a recuperare la nostra vela più costosa. Mi ha detto, e io gli credo, che è stato il più complesso lavoro di riparazione dei suoi ultimi 12 anni. L'avevamo distrutta nel tragitto Sardegna-Spagna. Utile sapere che il costo di quella vela era enorme, il costo della riparazione altrettanto. Ma di tutte le robe che ho capito da quando abbiamo iniziato questo progetto è che salvare il mondo dal cambiamento climatico è un affare troppo grosso. Dinamiche economiche fuori dal controllo di ognuno di noi. E allora, per lavarti la coscienza, pensi, un giorno magari tutto si aggiusta, possiamo parlarne quanto ci pare, litigare nei social media con i nostri commenti, ma l'unica cosa che può avere un impatto reale sulla questione cambiamento climatico è la nostra consapevolezza a quello che sta accadendo. L'opposto della strafottenza, l'opposto dell'esagerazione e l'opposto dell'estremismo. Consapevolezza, ragazzi. Sarebbe più economico buttare questi 150 e oltre metri quadrati non riciclabili di nylon e comprarne una nuova di vela. Ma se hai consapevolezza, inizi a guardare ogni cosa in modo diverso. Non è la tua maglietta made in Bangladesh che sta distruggendo il mondo. Né il volo low cost che hai deciso di prendere per andare in vacanza. Né la differenziata fatta senza differenziare. È l'atteggiamento di strafottenza che renderà la vita su questo pianeta più ostile. La libertà non è poter pagare un conto o comprare un'auto nuova, ma poi perdersi il tramonto. La libertà Prima di chiudere il video, lasciami che ringrazio lo sponsor di questa serie, che poi è anche lo sponsor del mio ultimo anno da produttore creativo, NordVPN.
Perché dovresti avere NordVPN? Anzitutto perché puoi scegliere in 111 server dove localizzare il tuo IP, guardi streaming in assoluta sicurezza, aggiri le restrizioni internet e navighi online in privato. In più, dato che questo Natale, in queste feste, avrei ricevuto smartphone, tablet, nuovi dispositivi che si collegheranno ad un wifi, magari il wifi dell'hotel, del bar in cui ti trovi, da un amico, fai in modo di blindare le tue credenziali. NordVPN diventa la prima VPN certificata come affidabile strumento anti-phishing con Threat Protection Pro. Blocchi tutti i possibili malware che vorrebbero entrare quando per sbaglio clicchi su un link che in realtà non era affidabile come credevi. Allora, trovi un link in descrizione, è il solito link, è il mio personalissimo link dove hai 4 mesi in omaggio se scegli i piani biennali. Fai come me, scegli NordVPN. Ciao ragazzi!